Ciao a tutti, in questo video voglio parlare di due concetti secondo me importanti che dobbiamo conoscere adeguatamente e padroneggiare per utilizzare correttamente Creo Parametric in tantissime situazioni. Questi due concetti sono la conoscenza del lato dei piani e come questo viene evidenziato all'interno di questo software e la possibilità di gestire le impostazioni di Sketch. Questi due concetti sono anche strettamente legati tra di loro perché solo conoscendo il lato dei piani riusciamo a modificare correttamente le impostazioni di Sketch. Cos'è il lato dei piani? In realtà il lato dei piani è rappresentato da una colorazione che ci mostra Creo Parametric con cui distinguiamo il lato positivo da quello negativo. In effetti in questo caso io ho modificato leggermente questa colorazione per rendervela più evidente e noi stiamo vedendo tutti e tre i piani di default, il piano top, il piano front e il piano right, di una colorazione rossa, un rosso abbastanza scuro. Però se ruotiamo un pochino il modello, a un certo punto noteremo che il piano right lo vediamo di un colore blu. Ma possiamo anche metterci in una situazione in cui vediamo due piani di colore blu o addirittura tutte e tre i piani di colore blu. Vuol dire che li stiamo vedendo dal loro lato negativo e che il nostro punto di vista ha tutte e tre le coordinate negative. Quindi è in una regione di spazio dove sia la x che la y che la z sono negative. E quindi questo è un aspetto importante. In realtà il lato dei piani può essere visto se cambiamo la colorazione del modello e la mettiamo in una colorazione di tipo wireframe oppure non nascoste o linee nascoste, in questo caso scelgo non nascoste. Se ci orientiamo su una vista ortogonale, ad esempio la vista front, noteremo che i piani che vediamo di taglio sono rappresentati da una doppia linea, una linea rossa che rappresenta il lato positivo, quindi sul lato destro in questo caso, e una linea blu sul lato sinistro che rappresenta appunto il lato negativo. Questa cosa la vediamo meglio e adesso però riprendo il modello costituito da queste feature che attualmente sono spente, volendo posso anche ritornare alla visualizzazione ombreggiata. La vediamo meglio se andiamo nel disegno di questo modello che io ho creato precedentemente. Noteremo che appunto nel disegno di questo modello è molto più evidente la distinzione tra il lato positivo e il lato negativo rappresentato da queste due linee rispettivamente di colore rosso e di colore blu su questi che sono i piani che adesso stiamo visualizzando all'interno di questo disegno. Ritorniamo sul modello 3D e vediamo di spiegare cosa sono le impostazioni di Sketch. Le impostazioni di Sketch non sono altro che una finestra che troviamo all'interno dello Sketch e che se facciamo sketch esterni ci viene proposta immediatamente, anche se non ci rendiamo tanto conto della sua importanza. In effetti, se facciamo uno sketch esterno, ci viene proposta immediatamente questa finestra, che è proprio la finestra di impostazione dello sketch. Questa è la finestra che ci chiede di selezionare un piano di sketch all'interno di questa finestrella che è evidenziata in giallo e anche da quel pallino rosso. E in effetti vado a selezionare il piano front, che adesso viene indicato qui dentro, ma automaticamente sotto la riga orientamento di sketch in corrispondenza della voce riferimento noteremo che lui in questo caso perché ci è riuscito autonomamente ci ha selezionato il piano right ed è un'informazione di cui necessita per definire l'orientamento dello sketch. Quindi ha bisogno non solo di selezionare il piano di sketch, ma ha bisogno anche che gli selezioniamo o che selezioni lui automaticamente un piano di orientamento. Perché un piano di orientamento? Perché lui poi va a definire automaticamente che questo piano right verrà orientato verso la destra, che vuol dire orientato verso la destra del nostro schermo, ovvero che il suo lato positivo sarà orientato verso la destra del nostro schermo. L'effetto di questa impostazione, se il nostro sketch non è impostato per orientarsi automaticamente con il piano di sketch parallelo allo schermo, non la vediamo immediatamente, ma se clicchiamo su Sketch e poi clicchiamo su questo tasto, Vista Sketch, invece la vedremo. Quindi il piano right, che sostanzialmente vediamo qui di taglio, ha il suo lato positivo orientato verso la destra del nostro schermo. Una cosa che non vi ho detto è che ritorniamo nelle impostazioni di Sketch che si possono sempre aprire quando vogliamo attraverso questo tasto, il fatto che questa freccia viola che si vede qui viene posizionata entrante nello schermo e quindi è in realtà concorde con il lato negativo del piano front e questo vuol dire che noi vediamo il piano di sketch, che è appunto il piano front, dal lato positivo, quindi attenzione a questo discorso. Questa freccia noi la possiamo invertire mediante questo tasto oppure cliccando direttamente sulla freccia.
vuol dire che possiamo gestire cosa andremo a vedere noi nello sketch mentre lo disegniamo, se vediamo il lato positivo o vediamo il lato negativo. Quindi di nuovo clicchiamo su Sketch, ci orientiamo e quindi vediamo che viene rispettato quanto abbiamo definito precedentemente. Però possiamo sempre modificarlo, possiamo andare su impostazioni di Sketch e decidere che magari il piano right non sarà più orientato verso destra, ma sarà orientato verso sopra. Oppure possiamo anche decidere che non vogliamo più utilizzare il piano right come orientamento, ma vogliamo utilizzare la faccia di questo cubo, ad esempio questa, e gli diciamo che però deve essere orientata verso la destra del nostro schermo. Quindi di nuovo sketch e di nuovo ci orientiamo sul piano e in effetti quello che abbiamo impostato viene rispettato perché vediamo questa faccia orientata verso la destra. Considerate che le facce solide hanno una normale che è sempre uscente dal solido, quindi perpendicolare alla faccia in questione, ma uscente, quindi diretta verso l'esterno del solido. Ok, adesso chiudiamo questa finestra, sopprimiamo queste lavorazioni. Facciamo un CTRL D per ritornare all'orientamento di default. Vi faccio anche vedere che volendo noi possiamo modificare le impostazioni del Config Pro anche solo all'interno di questa sessione per far sì che quando entriamo in Sketch il piano di Sketch si orienti automaticamente in maniera parallela allo schermo e lo vediamo andando su File, Opzioni, Sketcher, scendiamo giù e troviamo la voce sotto avvio Sketcher, rendi il piano di Sketch parallelo allo schermo. Qui possiamo mettere un flag, ma noteremo inoltre che nella descrizione che appare al di sotto del nostro puntatore ci dice qual è l'opzione che dovremo inserire nel Config Pro per gestire questo aspetto. L'opzione è proprio Sketcher Starts in 2D, che se settata su Yes fa sì che ogni volta che entriamo in Sketch il piano di Sketch si orienta in maniera parallela allo schermo automaticamente. Se invece la impostiamo su No, questo non succede, rimane in 3D come poi io normalmente lavoro. Quindi a questo punto abbiamo modificato solo in questa sessione questa opzione, gli diamo OK, lui ci chiede se vogliamo salvarla nella configurazione, per il momento gli dico di no e noteremo che se adesso vado a fare un'estrusione, scelgo un piano di sketch, noteremo che appunto si orienta nel modo che ci aspettiamo, quindi con il piano di sketch parallelo allo schermo. Qui vado a disegnarmi una banalissima estrusione rettangolare, confermiamo e confermiamo di nuovo. Adesso seleziono il piano front perché voglio creare un piano parallelo al piano front. Eccolo qui, premiamo OK. Questo piano che lui ha chiamato datum 1 lo trascino prima dell'estrusione perché per quello che voglio mostrare deve essere precedente all'estrusione. E adesso vi faccio vedere che se vado sull'estrusione e sullo sketch di questa faccio modifica definizione. Noteremo che lui ci mostra che lo sketch è sul piano front, ma posso andare su impostazioni di sketch e gli posso dire che il piano di sketch non deve essere più il piano front, ma sarà il nuovo piano appena creato, che è questo. Quindi lui non fa altro che spostare lo sketch dal piano front al nuovo piano che gli ho selezionato. Premo sketch, confermo e adesso noteremo che appunto l'estrusione adesso parte dal piano datum 1 e in effetti noteremo anche che se vado sul piano datum 1 appena creato, andiamo a vedere il visualizzatore di riferimento, vediamo che il piano datum 1 è figlio del piano front, ma è padre dell'estrusione, perché l'estrusione 8 è figlio appunto del piano datum 1. Ok, direi che credo di aver, spero, sviscerato bene questi due concetti che, ripeto, è bene conoscere adeguatamente. Ok, vi saluto, vi mando un abbraccio a tutti e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!